vedrete delle robe che non avete idea, non siete pronti a quello che vedete, non siete pronti, Bentornati tutti ragazzi qui su Wargames per Passione. Io sono Mattia e sono qua per presentarvi e parlarvi di un nuovo gioco che ho scoperto veramente da poco tempo su internet. Si tratta di War Surge. War Surge nasce nel 2021, quindi proprio durante la pandemia, e non ne avevo mai sentito parlare, forse perché ho avuto un periodo in cui, come potete vedere anche voi dal canale, non ho seguito proprio tanto la scia delle recensioni, ho smesso di scoprire giochi nuovi, ci siamo semplicemente dati al gioco. Ma adesso io torno con una notizia incredibile: è uscito War Surge, il gioco che almeno promette da parte degli autori di essere il wargame universale. Questo perché War Surge prende un'ossatura di giochi che funzionano alla grande, come i cosiddetti giochi Games Workshop, la riduce al minimo e la trasforma per renderla fruibile e creare un gioco sandbox. Credo si tratti veramente del primo sandbox wargame che io abbia mai visto per intero. Con le regole semplici di War Surge voi avete la possibilità di giocare qualsiasi ambientazione voi desideriate. Questo perché War Surge mette tutto questo all'interno della sua ambientazione. Gli universi iniziano a collidersi, ma non solo iniziano a collidere, un signore supremo, possiamo dire, che controlla gli universi e ha la possibilità di mettere mano a tutto quello che succede nel multiverso. A un certo punto cerca di riportare l'equilibrio, e quando i soldati medievali finiscono in una dimensione di demoni, all'improvviso diventano forti ognuno come 100 uomini. Quando un cyborg va ad affrontare dei vichinghi, a un certo punto questo cyborg, che credeva di poter distruggere questa civiltà inferiore, si ritrova a essere massacrata perché i vichinghi sono molto più forti di quello che credevano. E questo è controllato tutto da un singolo individuo che, capito il caos che stava succedendo nel multiverso, ha cercato sì di equilibrare la situazione, ma poi di chiudere i passaggi per il multiverso, e chissà cosa succederà. La storia non è ancora finita, ma per il Kickstarter probabilmente avremo tutta la storia nel suo corso. Io comunque vi consiglio di leggerla sul sito ufficiale perché la trovo molto interessante. Sfortunatamente è in inglese, quindi dovete farci un po' l'abitudine ad andare su Google Translate se non siete portati, altrimenti secondo me è una storia godibilissima. Allora, questa non è una recensione, quindi vi sto semplicemente parlando di un gioco che mi ha colpito tantissimo. Non posso entrare quindi troppo nel dettaglio, ma vi posso dire che per quello che ho visto, sì, War Surge ce la fa. Lasciando perdere le regole del gioco che si dividono in base e avanzate, in cui il base non è altro che l'ossatura di un gioco GV, un vecchio gioco GV, quelli belli, in cui c'erano ancora i tiri per ferire con la tabellina, in cui c'erano ancora i valori di penetrazione che tolgono i tiri salvezza, quelli vecchio stile molto carini. La semplicità del regolamento vi permette di poter creare qualsivoglia tipo di ambientazione, anche a livello narrativo, perché no? L'avanzato invece è un gioco completamente diverso. Io quando ho visto che c'era la distinzione tra base e avanzato ho detto bene, c'è il libro 1 in cui nella base si parla delle solite regole e nell'avanzato inseriscono, come al solito, le reazioni, questo, quell'altro, e lo rendono un po' più profondo per chi ha voglia di sbattersi un po' più di quelle regole. In realtà è cambiato tutto. L'avanzato non c'entra niente col base. Prendete l'ossatura GV, buttatela via. L'avanzato è un sistema che funziona a punti comando. Ogni punto comando serve per attivare le unità. Ogni unità può fare determinate azioni spendendo i propri punti comando, anche a gestione delle risorse, in quanto alcune unità potranno prendere il loro tempo per potenziare le altre. Le unità potranno decidere se utilizzare i propri punti comando per avere delle reazioni, per aumentarsi la difesa e così via. Due giochi, il base e l'avanzato, che non hanno niente in comune, ma che permettono, uno, di creare un gioco probabilmente più adatto al massivo, più alla velocità, alla leggerezza, l'altro, un gioco che può essere utilizzato un po' più sulla schermaglia, passando ovviamente per tutto quello che c'è nel mezzo: storico, navale, aerospaziale, combattimento di aerei, tutto. Non perché all'interno delle regole sia tutto indicato, ma perché le regole, essendo neutre, essendo così base, ti permettono di fare qualsiasi cosa.
lasciando poi perdere la miriade di materiale che c'è per questo gioco. Se voi andate, ve lo ripeto un'altra volta, nel sito ufficiale, trovate i link in descrizione, qui in sovraimpressione, ve li metto ovunque perché questo gioco mi ha colpito veramente tantissimo. Se voi andate a vedere su questo sito potete trovare regole per le battaglie narrative, regole per le battaglie competitive, solo play, gioco di squadra, cooperativo, potete trovare qualsiasi cosa e nella sezione community potete trovare tutte le liste mandate dalla community che ha voluto ricreare i propri giochi. Sì, perché con questo gioco è possibile ricreare tutto, quindi troverete liste di Warhammer 40.000, un inizio di liste di Warhammer Age of Sigmar, liste per tutti i mostri di Dungeons and Dragons da poter utilizzare nei narrativi e nei solo play e altro ancora. È veramente una fonte inesauribile di materiale. Parliamoci chiaro, potreste essere molto restii a credere a quello che vi sto dicendo. Io posso dirvi semplicemente che con War Surge potete creare una battaglia tra pirati in cui se avete la nave potete fare gli abbordaggi, gli attacchi con una semplicità incredibile, semplicemente creando i profili dei vostri modelli. Ma come questo potete fare qualsiasi altra cosa. Ma è qui che vi voglio. I profili dei modelli, sì, perché la cosa in realtà più innovativa di War Surge non è tanto nelle regole, quanto nella possibilità di personalizzazione e nelle promesse che la personalizzazione delle unità vi permette di portare sul campo da gioco. War Surge non lavora con libri di statistiche e fogli di calcolo. War Surge lavora con un'applicazione che potete trovare sia per Apple che per Android. La potete trovare appunto cercando nello store sia di War Surge normale e War Surge for Life, tra virgolette. Il War Surge normale è l'applicazione che vi permette in modo limitato e gratuito di crearvi le vostre liste degli eserciti. Avete una limitazione mi sembra di 3 tipologie di eserciti, 3 tipologie di unità, 3 tipologie di armi che potete personalizzarvi. Se comprate l'app a vita, se così la vogliamo mettere, l'app a vita che costa 21 euro, se voi vi comprate l'app a vita avete la possibilità di creare illimitatamente liste, personaggi, equipaggiamenti, qualunque cosa vi venga in mente voi potete crearla tramite l'app. E questa è la cosa innovativa di War Surge. L'utilizzo dell'app vi dà ovviamente dei vantaggi non indifferenti. Prima di tutto, per ora l'app è l'unica che possa permettervi di creare i vostri profili, sia in versione free che in versione a pagamento, perché non c'è e come dicevo non c'è un foglio di calcolo, non c'è un manuale che vi spiega come creare la vostra fazione, la dovete creare sull'app. L'app vi dà la possibilità di avere dei punteggi molto più bilanciati. Siamo abituati a vedere degli sbilanciamenti in vari regolamenti, perché? Perché bisogna arrotondare quei punteggi, perché voi e io non possiamo fare i calcoli coi decimali, ma l'app può farla. L'app può darvi il risultato quando un soldato costa 1,23 punti e a quel punto quando vai a sommare il tuo 1,23 punti magari ti fa schierare un soldato in più rispetto a quello dell'avversario che vale 1,5 punti. È follia quello che potete fare con quell'applicazione. Immaginate di giocare nel gioco base a un Warhammer 40.000, pensate di giocare più o meno a un Infinity molto semplificato nell'avanzato. All'interno della personalizzazione delle unità non avete soltanto la personalizzazione in base a questo gioco o a questo gioco, avete della personalizzazione che vi permette di modificare il gioco dall'interno. Voi potete scegliere di giocare su base quadrata. In War Surge un'abilità delle truppe è giocarla su base quadrata. Ma all'interno questa regola non è semplicemente una personalizzazione perché dice ho la base quadrata degli svantaggi sulle distanze, no, vuoi giocare su base quadrata vuol dire che inizia a giocare con un fronte, con un retro e con un lato. Quindi vuol dire che con l'app di War Surge potete creare vecchio fantasy, potete creare battaglia su piattelle se è quello che volete fare con War Surge. Non è scritto nel regolamento base, ma il gioco vi permette di crearlo andando a personalizzare le vostre unità. Non è solo questo. Nel gioco di War Surge non esiste il tiro per colpire, c'è semplicemente, per semplificare il tutto, il tiro degli attacchi dell'arma che va a contrapporsi con la difesa dell'avversario. Sì, ma se io voglio giocare i miei lupi siderali e sono abituato ai sistemi GV in cui il lupo siderale colpisce al 3+, come faccio? Devo comunque sapere quale sia il bilanciamento, il 3+ va bene, il 4+ non va bene, cosa devo fare per renderlo uguale? Usando la regola Accuracy, ogni unità
ottiene un tiro per colpire, modificando drasticamente la tipologia di gioco. Queste regole messe insieme permettono di creare qualsiasi lista dell'esercito per qualsiasi gioco voi vogliate all'interno di una singola app e all'interno di un singolo sistema di gioco. Per me è follia. Io ho sempre voluto un gioco del genere con lo stesso regolamento. Io posso giocarmi in narrativo solo play, in narrativo cooperativo, posso crearmi la campagna wargame in cui posso giocare massivo, skirmish, posso farmi i combattimenti tra aerei, il combattimento tra navi. Mi potete dire che è una noia perché uso sempre lo stesso regolamento. Non è una noia, è una cosa incredibile perché io devo studiarmi un solo regolamento e posso fare qualunque cosa. Il limite è la mia fantasia. È una cosa che aspetto da quando ho iniziato a fare questo hobby. È una cosa che aspetto da quando ho iniziato questo tipo di canale. È la cosa che vi dico da quando sono venuto su YouTube la prima volta. Voglio il regolamento completo. Nel 2021 il regolamento completo è uscito, io l'ho trovato e mi sto listando come un dannato. Concludo il tutto, per quanto probabilmente sono stato poco chiaro, ma ripeto, questa non è una recensione, questo è l'annuncio del gioco più bello del mondo che sta per uscire, o che meglio, è già uscito e potete trovare regolamento completo di ogni cosa sul sito internet. Ma questo è un annuncio per dirvi: ragazzi, io inizierò a giocarci e se il gioco mi piace, se il gioco funziona come promette di fare, voi vedete solo questo sul canale, ma lo vedete con tutti gli eserciti del mondo facendo le cose incredibili. Vedete dei combattimenti sensazionali, astronavi, navi, cioè vedete combattimenti proprio che i pirati, no? Sono qui sul campo di battaglia, i pirati arrivano, abbordano le astronavi, vedrete delle robe che non avete idea, non siete pronti a quello che vedete, non siete pronti. Chiudiamo brevemente dicendo che Warsurge uscirà non meglio stabilita la data, ma entro fine di questo mese, fine del prossimo, mi dicevano gli autori che sto sentendo su Instagram. Uscirà con un Kickstarter che porterà Warsurge in lingua italiana, un Kickstarter completo di tutto, tutte le tipologie di regole, tutta la narrativa, tutto, un regolamento completo da non so quante n pagine, probabilmente 200-300 pagine, che vi permetterà di fare qualsiasi cosa. Io parteciperò sicuramente al Kickstarter, non me lo faccio scappare, soprattutto perché voglio che questo regolamento venga tradotto in italiano per dare la possibilità anche a chi di voi non è pratico dell'inglese di poterlo giocare e divertirsi. A breve sul sito potete trovare anche le Kickstarter rule in italiano e io tipo da adesso che esce il video faccio un gruppo Facebook Warsurge Italia e venite perché io lì inizio a spammare come un dannato qualunque cosa di Warsurge. Poi magari il giorno dopo un gioco non ci piace e cancello il gruppo, però ragazzi, questo gioco merita davvero, facciamolo crescere, ne vale la pena. Ricordo a tutti che se questo video vi è piaciuto potete commentare, iscrivervi e condividerlo. Oltretutto, ripeto, iscrivetevi, mi piacciate, condividete, così chiudiamo tutto. Da Mattia è tutto, da Wargames per Passione è tutto e ci vediamo su un prossimo video. Spero di Warsurge. Prova, 1, 2, 3, prova. Non c'è il microfono, l'ho lasciato a casa. Jack sarà felicissimo di questa cosa.